Passando Valentino si fa una bella cosa, la Verginella sposa si fanno adorar. La follia di Ofelia. Amleto, atto quarto, scena quinta. No, questo è un canto della provincia di Foggia, di Cerignola, del suo paese. Benvenuti nella soffitta più affascinante del web, dove ogni oggetto impolverato racconta una storia e ogni ricordo brilla di nuova luce. Oggi ci addentriamo in un mito, un simbolo assoluto di sensualità e fragilità. Una delle attrici italiane più magnetiche di sempre. Parliamo di Laura Antonelli. Un nome che evoca immediatamente malizia, sguardi rubati, camicette trasparenti, tensioni erotiche appena sussurrate. Ma dietro la sua immagine da diva irresistibile si nascondeva una donna riservata, profondamente complessa, con una vita segnata tanto dal successo quanto dal dolore. La sua troppa fragilità era, oltre che bella e brava, era molto altruista, molto elargiva a tutti, aiutava tutti. E vabbè. Un cuore grande da parte dell'Antonelli, aveva un cuore grande. Sì, un cuore grande. Ed era ultimamente ridotta male, fisicamente e moralmente. Laura Antonelli nacque il 28 novembre 1941 a Pola, all'epoca città italiana, oggi parte della Croazia. Il suo vero nome era Laura Antonaz, ma come spesso accade nel mondo dello spettacolo, cambiò cognome. Antonelli suonava meglio, più morbido, più cinematografico. La sua infanzia fu tutt'altro che semplice. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la sua famiglia fu costretta a lasciare Pola, che era passata sotto il controllo jugoslavo. Come molte famiglie italiane, si trasferirono a Napoli, dove Laura visse parte della sua giovinezza. Un esodo che segnò profondamente la sua crescita, costringendola a ricominciare in un contesto completamente diverso. Nonostante le difficoltà, Laura seppe reagire. Si laureò e divenne insegnante di educazione fisica, ma la scintilla dello spettacolo era già accesa dentro di lei. Si trasferì a Roma, dove iniziò a muovere i primi passi nel mondo del cinema, partecipando a fotoromanzi e ottenendo piccoli ruoli. Il suo primo vero successo arrivò con il film Violetta, di Mauro Morra. Ma la svolta arrivò nel 1973, con Malizia, un film che cambiò tutto. Laura interpretava una governante che con sguardi e gesti maliziosi seduceva un adolescente in un gioco di ambiguità e tensione erotica. Memorabile la scena in cui, con una gonna attillata e una camicetta bianca trasparente, si china lentamente mentre il giovane protagonista la osserva in silenzio. Niente di esplicito, ma tutto tremendamente carico di desiderio. Quella scena divenne leggenda. Laura era così. Riusciva a comunicare sensualità con eleganza. Non servivano nudità gratuite, bastava uno sguardo, una postura, un silenzio ben dosato. Era un'attrice che giocava sulla sottigliezza, mantenendo sempre un'aura di mistero, mai volgare, mai scontata. Ma dietro quella bellezza ipnotica si nascondeva una donna fragile, spesso in conflitto con l'immagine pubblica che le era stata cucita addosso. Una parte importante della sua vita privata fu la lunga e intensa storia d'amore con Jean-Paul Belmondo, conosciuto sul set del film Gli sposi dell'anno 2, nel 1971. La loro relazione durò circa 8 anni ed era al centro dell'attenzione mediatica. Erano la coppia perfetta tra Francia e Italia, ma Laura, nonostante l'amore profondo, rifiutò sempre l'idea del matrimonio. Diceva di voler restare libera, indipendente, anche nella passione. E proprio questa sua riservatezza fu spesso motivo di contrasto con Belmondo, noto per il suo carattere più focoso e impulsivo. Nonostante tutto, tra loro ci fu sempre rispetto e affetto, anche dopo la rottura. Poi, purtroppo, arrivarono gli anni difficili. Nel 1991, Laura fu arrestata nella sua casa a Cerveteri, vicino Roma, con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. Nella perquisizione furono trovati 36 grammi di cocaina, un colpo durissimo. Fu inizialmente condannata a 3 anni e 6 mesi di carcere, ma dopo una lunga battaglia legale fu assolta. La droga era per uso personale e lei era una donna malata, non una spacciatrice. Ma l'opinione pubblica fu impietosa. Quella vicenda rovinò la sua immagine, devastò la sua carriera e la spinse verso un lento e doloroso ritiro. Molti amici del mondo dello spettacolo le rimasero vicini. Claudia Cardinale le offrì supporto economico e morale. Lino Banfi la difese pubblicamente e organizzò iniziative per raccogliere fondi. Ma io non so perché negli ultimi anni mi aspettavo da un giorno all'altro, avendola vista troppo sola questa donna,
che finisse così. È finita in un modo brutto, sola, triste, senza più nessuno vicino, di tutti quelli che la osannavano, la acclamavano e poi le hanno rubato soldi, gioielli. È sempre così della vita. Anche Jean-Paul Belmondo, nonostante la loro storia fosse finita da tempo, espresse grande dispiacere per il suo declino. Ma Laura scelse l'isolamento. Rifiutò quasi tutti gli aiuti, come se volesse sparire. Era stanca, ferita e probabilmente piena di vergogna per una storia che non sentiva di meritare. I suoi ultimi anni li visse così, in solitudine, lontana dai riflettori, in una casa modesta a Ladispoli, in provincia di Roma. Morì il 22 giugno 2015 a 73 anni per un arresto cardiaco. Se n'è andata in silenzio, come aveva vissuto gli ultimi anni della sua esistenza. Eppure oggi, anche se le luci si sono spente da tempo, Laura Antonelli rimane una leggenda, un simbolo di bellezza, talento e malinconia. Un'attrice che ha saputo incarnare la sensualità con una grazia unica, lasciando un'impronta che il tempo non può cancellare. È stata una bella botta stamattina quando l'ho saputo, perché sono uno dei pochi, se non l'unico, fra gli attori, colleghi, che la vedeva ogni tanto, perché lei non voleva essere vista da nessuno per il suo cambiamento, diciamo, psicologico, fisico, eccetera. Se anche tu ami queste storie intense e vere, quelle che profumano di pellicola e lacrime nascoste, iscriviti alla Soffitta di Pippo. Lascia un like se ti è piaciuto questo viaggio tra luci e ombre e attiva la campanella per non perderti i prossimi episodi. E soprattutto, scrivici nei commenti chi vorresti che fosse la protagonista della prossima puntata. Ci sentiamo presto, qui nella nostra soffitta, dove ogni diva ha ancora qualcosa da raccontare.